Ciao ragazzi e benvenuti. Dunque oggi condivido con voi un video un po' insolito, diverso dal normale. Si tratta di un'intervista che ormai è di un po' di tempo fa, infatti se non ricordo male è stata girata a maggio 2021, quindi più di un anno fa. Non vi ho potuto accennare nulla riguardo questa intervista che mi è stata fatta, poiché stavano ancora svolgendo la ricerca, quindi non era un qualcosa di completato ancora. Sostanzialmente in quel periodo sono stato contattato dall'Università di Oxford Brookes, i quali stavano svolgendo una ricerca, uno studio in merito al fenomeno del lockdown e delle esibizioni sui balconi durante il lockdown. Come forse ricorderete, il mio video di We Will Rock You sul balcone di casa mia a Roma è diventato molto famoso e ha fatto il giro di tutto il mondo. Attualmente ha circa 1.200.000 visualizzazioni, quindi ha riscosso un certo interesse. E sostanzialmente l'Università di Derby e Oxford Brookes hanno avuto piacere a farmi questa intervista chiedendomi le mie impressioni, cosa succedeva in Italia in quel periodo, come ho interpretato il balcone o in particolar modo la mia esibizione sul balcone. Adesso la ricerca è conclusa, quindi posso effettivamente mostrarvi l'intervista che si è svolta a maggio del 2021 in collegamento via Zoom. La persona che mi intervista è Giulia Rossetti dell'Università di Oxford Brookes, ma adesso bando alle ciance, vi lascio l'intervista. Quale fascia di età ti descrive meglio? 20, 30, 40, 50? Tra 30 e 40. Infatti ne ho fatti da poco 31, quindi. In che modo hai partecipato agli eventi sui balconi durante il lockdown? Allora, ho partecipato come musicista, ho iniziato dal secondo giorno di eventi, insomma, di riti dai balconi dove ognuno esprimeva con la sua forma d'arte. Ho iniziato al secondo giorno direttamente con la mia arte, che è la musica, quindi con la chitarra elettrica, e ho deliziato il vicinato. E, ci vuoi descrivere un pochino di più in che modo? Sì, allora, era subito dopo il lockdown, quello ufficiale qui in Italia, e sin dal primo giorno, se non ricordo male, erano alle 6 di pomeriggio, tutte le persone recluse in casa per farsi sentire, per un momento di sfogo, per far sentire la loro presenza, facevano un qualcosa dai balconi. Musica a alto volume, c'era chi sbatteva con delle pentole, chi con un fischietto, chi urlava, chi cantava. Io, avendo a disposizione tutto l'arsenale da chitarrista, quindi amplificatore, chitarra elettrica, ho ben pensato di portare tutto fuori sul balcone e insomma esibirmi in un concerto per il vicinato. Con l'occasione, visto che io ho un canale YouTube già da diversi anni specializzato sul recensione, tutorial, esecuzione di pezzi, blog, incentrato sulla chitarra, in particolar modo sulla chitarra di Brian May dei Queen, ho pensato di immortalare quei momenti. Infatti ho piazzato la GoPro che inquadrava il balcone per vedere anche la reazione del vicinato. E il video poi fortunatamente è andato molto bene, ha riscosso molto successo sul web, diventando di dominio, insomma, mondiale. Ok. Se posso, quante persone vivevano con te in quel periodo? C'era una persona in casa con me. Ok. E hai considerato queste attività sui balconi come eventi veri e propri? Sì, un evento anche perché ormai durante quei giorni la gente sapeva che a quell'orario, quindi alle 6 di pomeriggio, sarebbe successo qualcosa nei vari balconi. Nei giorni a seguire di quel video, alle 6 tutti guardavano il mio balcone, perché ormai sapevano che sarei uscito io con la chitarra, quindi era diventato un vero e proprio evento. Quindi era sempre alle 6? Sì, ogni giorno alle 6 di pomeriggio è durato almeno una settimana, c'era questo rituale, ognuno faceva qualcosa dal balcone, però poi alla fine mi sono reso conto che l'attenzione era focalizzata quasi esclusivamente sul balcone mio, perché ecco, facevo qualcosa di diverso dal solito. Ok. E scusa, quindi mi hai detto una settimana?
più o meno? Mi sembra che sia durato una settimana, poi è andato scemando ovviamente, c'erano sempre meno persone che partecipavano a questo evento, però se non ricordo male la prima settimana è stata quella un po' più intensa dove quasi tutti dai balconi partecipavano. Ok. E perché hai partecipato? Quali sono state esattamente le ragioni principali della tua partecipazione? Sicuramente c'era la frustrazione perché non c'erano ovviamente concerti in vista. Io ero abituato a fare tour con la mia tribute band dei Queen e quindi vedersi rinchiuso in casa senza poter esprimere la propria arte in giro come eravamo soliti fare e senza una prospettiva, proprio perché non sapevamo quando sarebbe finito il tutto, era piuttosto frustrante. Vedendo il vicinato che comunque sia si esibivano, c'era qualcuno anche con musica o comunque sia qualcosa del genere, quindi se non ricordo male un ragazzo con una chitarra acustica in lontananza o qualcuno che metteva musica, ho pensato vabbè, partecipo anche io e la faccio la musica. Ok. Potresti raccontarci un po' di più la tua esperienza durante questi eventi sui balconi? Beh, come dicevo, il primo giorno è stato più da spettatore. Ho guardato dal balcone gli altri cosa facevano per capire un po' come si delineava la situazione, ognuno come rispondeva a suo modo. E dal secondo giorno, ovviamente, sono stato uno dei partecipanti, se non quasi il protagonista qui in zona dell'evento. Ho sempre portato poi pezzi di chitarra, quindi mi sono sempre esibito in qualche brano di chitarra, 5-10 minuti, non tanto, di cui uno appunto che è stato registrato e pubblicato su YouTube. Quindi ho sempre partecipato in qualità di chitarrista. Ok. Quindi c'era musica con anche... cantavi anche? No, io Ok. suonavo esclusivamente la chitarra e c'era, tra l'altro, che si sente anche leggermente all'inizio del famoso video di We Will Rock You, un vicino al piano più basso che aveva uno di quegli strumenti a percussione e lui dall'intro di We Will Rock You, quindi i classici tum tum pa, quindi c'è stata anche una joint venture tra me e qualche altro vicino, una sorta E- di jam session. Secondo te quali sono stati i principali effetti ottenuti da questi eventi sui balconi per, per te? Che cosa hai portato a casa? A me sicuramente ha aiutato molto ai fini del canale YouTube. Avevo già un discreto seguito, principalmente relegato appunto ai fan di Brian May dei Queen che erano interessati agli argomenti che portavo sul canale. Questo video, dal momento che è stato subito dopo condiviso in tutto il mondo, l'ho visto su testate giornalistiche, siti del settore musicale, emittenti radio, sicuramente ha dato molta più visibilità al mio canale, quindi sono aumentati ovviamente gli iscritti, l'interesse verso il mio canale e ultimo ma non ultimo collaborazioni con aziende del settore musicale. Io già ero endorser per diversi marchi nell'ambito Brian May e Queen, quindi in particolare di questa chitarra o effettistica del genere. Con quel video il canale è stato riconosciuto da molte più persone e altre aziende del settore musicale, non specificatamente Brian May, si sono approcciate con me e quindi mi ha dato un'ulteriore diciamo, importanza e mi ha aperto nuovi canali di collaborazione musicale. Ok. E secondo te invece quali sono stati i principali effetti ottenuti da questi eventi per la comunità? Sicuramente ci ha dato modo di conoscerci meglio tra il vicinato. Può sembrare strano, però almeno in una grande città come Roma, in grandi condomini come il mio, nonostante ci sono tante persone, però non ci conosciamo. Difficilmente usciamo tutti insieme dai balconi e ci vediamo in faccia. Chi c'è sull'altro balcone, chi abita quell'appartamento o chi c'è al piano di sotto. Quindi diciamo che quei giorni, quegli eventi sicuramente
ci hanno fatto conoscere un po' di più, ci siamo, tra virgolette, sentiti un po' meno soli. Mm. Ok. E secondo te questi eventi hanno influenzato in qualche modo le percezioni del luogo in cui vivi, inteso come balcone, strada, città o anche regione? Ehm, sì, penso di sì, ma nel periodo specifico, quindi in quei giorni di evento. Secondo me subito dopo si è ritornati alla normalità, quindi il balcone non è stato più visto come un momento di evasione, ma come semplicemente un luogo dove uno va a fumarsi una sigaretta, va a prendere una boccata d'aria, quindi si è ritornati alla normalità. Durante quei giorni era l'uscire di casa, era l'evasione dalla reclusione della casa. E per quanto riguarda invece il concetto di strada o quartiere? Beh, sicuramente è cambiato in quei giorni. Nella mia posizione in particolare è un condominio, tra virgolette, chiuso, quindi vediamo le altre palazzine, non ho un affaccio su strada, quindi non posso sapere chi ha un affaccio su strada, com'è cambiata, anche perché le strade erano deserte, quindi alla fine si era per forza concentrati sui balconi. E hanno cambiato la tua percezione nel luogo in cui vivi, inteso come città? Durante quel periodo, subito dopo, quando poi c'è stata l'estate, dopo il lockdown, è tornata la normalità e come al solito tendiamo a dimenticare certe cose. In che modo ha cambiato la percezione in quel periodo? Beh, sul momento ovviamente era il balcone è stato un luogo sicuramente più di attenzione. Cioè adesso se devo pensare al balcone di casa è semplicemente uno spazio fuori dove ecco, magari esco a prendere una boccata d'aria e fare una telefonata. In quei giorni era un luogo veramente da vivere. Io ricordo che passavo buona parte della giornata sul balcone, specialmente nei giorni di sole, e vivevo lì per evadere dalla casa. Quindi sicuramente l'ho visto come un luogo molto più da vivere rispetto ad ora. E io ho concluso delle domande. C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere per quanto riguarda la tua esperienza? Descrivere quello che è successo? Ma sicuramente sono stato sorpreso dalla reazione che ha scatenato il video, perché io l'avevo fatto un po' per gioco, perché tutti mi conoscevano su YouTube come chitarrista che recensiva pedali, cose, quindi con un'altra ottica. Quello era stato fatto per scherzo, io l'avevo registrato, neanche volevo pubblicarlo su YouTube. Ero un po' indeciso perché dico, vabbè, è una cosa che insomma non so se può suscitare interesse. E invece sono rimasto sorpreso nei giorni dopo quando amici mi hanno inviato il link, di guarda che ti hanno condiviso su questa radio, guarda ti hanno condiviso su questa testata giornalistica. E io dico, com'è possibile? E c'era il video mio che infatti ha fatto un salto di visualizzazione assurdo e se non erro al momento è molto vicino al 1 milione di visualizzazioni, quindi è stata una cosa veramente che mi ha lasciato sorpreso come un video fatto così per gioco abbia suscitato un interesse così forte in quel momento specifico, però ancora vedo che ha una buona quota di visualizzazione anche al momento. Ok, grazie mille per aver condiviso con noi la tua esperienza sugli eventi sui balconi. Grazie a voi. Ok ragazzi, questa era l'intervista, devo dire molto simpatica e inusuale per me, però è stata una bella esperienza. Adesso tocca a voi, cosa ne pensate di questa intervista, di cosa è stato detto, chi di voi ha vissuto quel periodo, come lo ricorda e soprattutto vi ricordate il video di We Will Rock You durante il lockdown? Ve lo metto anche come link in descrizione. Quindi dai, lasciatemi un commento e ditemi la vostra. Per ora vi do appuntamento al prossimo video.